Allora, questa riparazione si è appena fatta più interessante. Lasciate che vi spiego. Allora, questo è chiaramente un Game Boy Advance SP smontato a questo punto, perché ci stavo lavorando. È stata fatta una richiesta, ok, di lavoro, di acquistare un Game Boy Advance e mettergli la scocca nuova, schermo nuovo, insomma, ecco, un lavoro su commissione, no? Ok. Allora sono andato a trovarmi questo Game Boy Advance a buon prezzo, non funzionante, ok? Non funzionante perché, adesso vi mostro, lo schermo aveva problemi, ok? E il che mi ha fatto pensare, ottimo, tanto devo mettergli la scocca nuova, devo mettergli lo schermo IPS, meglio di così non poteva andare, insomma, no? Mi bastava solo prendere lo schermo nuovo, piazzarcelo sopra e via lì. Ma questo Game Boy mi ha riservato una sorpresina piuttosto strana. Ovvero, giusto per confermare, allora questo è il suo schermo originale, ok? Giusto per confermare che non fosse lo schermo, io tra l'altro ne ho uno identico, mio, personale, che funziona egregiamente, ok? Mi prende e non ha nessunissimo problema. Inseriamo la batteria. Ah no, non ho collegato lo schermo. Giusto? Sì. No, non ho collegato lo schermo. Aspettate un attimino che lo collego e vi faccio vedere che questo qui funziona benissimo. Ok. Ecco qua. Vedete? Anche l'audio funziona alla grandissima. Adesso qua gli manca il pulsantino, eccetera, ma non si nota. Aspettate che, ecco. Vedete la retroilluminazione? Niente retroilluminazione, funziona benissimo e anche il discorso comunque anche senza illuminazione c'è l'immagine, eccetera, no? Ok? Molto bene. Io a questo punto allora ho detto, ok, vediamo se è lo schermo oppure no. Va bene? Allora io ho preso, ho smontato questa scheda, ho messo quest'altra scheda che comunque aveva qualche punto di corrosione qui sui LED, qui sulla cosa del volume e c'erano anche dei piccoli segni attorno al processore, un po' di corrosione. Ho pulito tutto, magari ho detto magari è quello lì il problema e pensavo di aver risolto, però nel momento in cui sono andato a rimetterci questa scheda su questo schermo che so perfettamente funzionante, adesso vi mostro tutto, se ha voglia di inserirsi. Non è facile lavorare con questi Game Boy, con il connettore da questo lato qua. Allora, dai. Ok, in qualche modo ce la stiamo facendo. Molto bene. Senza distruggere il cavetto, perché questo è molto facile distruggerli i cavetti. Sono talmente corti e giusti lì per la posizione che non si può fare niente. Allora, questo qua, aspettate un attimo che probabilmente sì. Ok, mettiamo la batteria e accendiamo. Vedete? È molto sbiadito, molto molto sbiadito. E adesso c'è la retroilluminazione accesa. Senza retroilluminazione sparisce completamente l'immagine. Ok?
Si vede qualcosa? Si vede qualche, giusto appunto il contorno, eccetera. E lo schermo sappiamo che funziona, no? Allora, a questo punto ho detto, è un problema di scheda. Ma che cos'è che causa problemi allo schermo, sulla scheda, su questi Game Boy? Adesso andiamo a scoprirlo, perché non lo so nemmeno io. È la prima volta che mi capitano cose di questo genere, quindi speriamo di non aver danneggiato troppo questo cavetto qua. Vabbè, comunque ho uno schermo di ricambio per fortuna. Allora, cosa possiamo andare a vedere? Andiamo a vedere. Ho guardato, allora, preventivamente ho già guardato tutto quello che poteva essere, ok? Ovvero, ho guardato se c'è qualcosa nel connettore, qualche cosa di corrosione, eccetera. Ho provato a fare un po' di saldature qua e là, eccetera, e non ho trovato nulla. Quindi adesso dobbiamo andare a tirare fuori uno schema elettrico, ok? E andare a verificare qual è la circuiteria relativa allo schermo, ok, che può dare problemi. Allora, portate pazienza, vado un attimo a prendermi lo schema elettrico, che poi ve lo condivido, no, questo Game Boy Color. Ci siamo? Sembra di sì. Allora, vediamo, schermo PC, vediamo se, spero si riesca a vedere. Ok, questo qui è lo schema elettrico Game Boy Advance SP AGS001, però questa è la scheda AGS CPU-11. Io qui ho la scheda AGS CPU-30, quindi è una revisione diversa. Potrebbe esserci qualcosa di diverso, tipo qualche chip diverso, la disposizione, i test pad potrebbero essere diversi o roba del genere. Quindi adesso un attimo solo che faccio anche torniamo un attimo su OBS. Torniamo qui e andiamo su zoom, andiamo a zoomare. Ok, e la scritta è qua GSCPU30. Allora, adesso se permettete un attimo, perché non ho la benché minima idea di come si vede la questione dello schermo, stoppo, controllo un attimo e riavvio la registrazione per me, chiaramente, perché voglio controllare che si veda su PC la cosa. E infatti si vedeva piccola l'immagine, quindi adesso l'ho corretta, siamo tutti a posto e posso andare avanti a farvi vedere. Allora, cosa possiamo fare? Possiamo andare a vedere, allora il connettore sta qua dietro, eccolo qui, quindi qua ci sono tutti i vari test pad per il connettore, immagino, quindi adesso andiamo a verificare. Come ho detto, lo schema elettrico che ho trovato è per una AGS CPU 11. La mia scheda è una AGS CPU 30, quindi può esserci qualche differenza. Però adesso andiamo a verificare cosa serve allo schermo per funzionare. Allora, torniamo qui, andiamo qui, facciamo qualche zoom. Allora, eccolo qua. Questo qua è il connettore dell'LCD perché chiaramente è scritto, ok? E allora, qui sembra che praticamente da questo qua, che è la CPU, eccola qua, dalla CPU va tutto direttamente sullo schermo. Quindi o c'è qualche problema su queste linee, ok, che da un punto arriva all'altro, però c'è da dire una cosa. Come avete visto prima, diciamo, l'immagine di sottofondo c'è, ok? Adesso per questioni pratiche andiamo a verificare, ok? Andiamo a prendere il nostro alimentatore da banco,
Ok, gli colleghiamo l'alimentatore da banco e lo schermo. Ok, andiamo indietro un attimino, così prendiamo tutta la zona. Allora, io prendo il negativo qui sulla gabbia metallica del mio connettore, ok, e qui c'è un simbolino, batteria più positivo batteria, che sta qua. Adesso ve lo mostro più ravvicinato. Allora, spostiamo qua sopra, eccolo qua, vedete? BT più, questo qua è il punto, BT meno è batteria meno, batteria più, quindi io andrò a mettere positivo qua. Gli vado a mettere 4 volt, ok? E questo completerà il circuito. Adesso qua c'è il pulsantino, quindi lo alziamo, così è in posizione di on, acceso. E adesso vedrete che c'è il LED qua che si illumina. Ecco, in questo momento è acceso, ok? C'è il pulsantino che fa un po' di capricci. Ecco. Ok, quindi allora adesso andiamo a collegare il nostro schermo. Ecco fatto. Attenzione al ricciolo, se volete si può anche eventualmente girare e metterlo tutto dritto, cosa che preferisco. Allora, come ho detto prima, andiamo a accenderlo. Vedete? C'è l'immagine, quindi secondo me non è una questione di, come si può dire, di dati di immagine, il colore, eccetera. Sembra una cosa come se fosse sbiadito, ok? Perché se avesse problemi le immagini, credo che anche in questo modo qua, tipo la scritta Game Boy si legge, ok? Si riesce a comprendere. Se ci fosse qualche problema sulla linea dati, mi verrebbe da pensare che l'immagine venga, che ne so, tutta sfasata, i cosiddetti garbage screen, no? Quelli che praticamente viene fuori una porcheria qua, che non si riesce né a leggere né a capire che cosa, che tipologia di immagine sia, no? Considerato invece che l'immagine c'è, è presente e diciamo nitida, solo sbiadita, ok? Mi fa pensare che ci sia qualcos'altro, del tipo magari lo schermo, che comunque lo schermo ha bisogno di corrente, magari lo schermo non riceve abbastanza corrente, ok? Può essere, può essere. Quindi adesso andiamo a fare qualche ricerchina, ok? Stacchiamo un attimo lo schermo, così non abbiamo più problemi. Allora, noi abbiamo detto, proviamo ad escludere, no? Ok, proviamo ad escludere i dati, la questione dei dati, e andiamo a vedere a questo punto da dove lo schermo prende corrente. Allora, questa è una sezione, è la sezione qua della CPU che spiega tutti le corsie, i bus, dati, eccetera, no? Ok? Quindi, e non vedo nessuna linea, qua c'è linea 3,3, 3,3, però qui sul connettore LCD non c'è niente che specifica corrente in entrata, quindi magari non è specificato qui, è specificato da altre parti. Andiamo giù di sotto e questa qua è la sezione audio perché c'è il chip audio, questo qui, amplificatore audio, audio amplifier, power, quindi non ci interessa quello. Questo qui che cos'è? Batteria. Credo che questo sia LED, ok? Questo è il voltage battery, ok? Quello è il chip di controllo per la ricarica della corrente, della batteria, gestione della corrente della console, eccetera. Quindi no. Infatti c'è anche scritto qua, foglio battery, batteria. E questo qua? Game Boy va? Ah, cartucce. Ok, questo è lo slot delle cartucce. Quindi se avete problemi anche qua, magari dubito che ci siano problemi qui. Al massimo se avete problemi con il discorso dei giochi, sono le saldature al massimo che non sono collegate. Oppure comunque anche la corrente, per esempio qua
VDD 35, no? Capito? Magari qua ci deve passare corrente. No, qua, eccola qua, VDD, vedete? Power, VDD 35 è quella che va all'interno qui. Quindi magari se non legge nessuna cartuccia, magari provate qui. E viene specificato anche qua, foglio, slot, cartucce. Questo cos'è? Una porta esterna. Sì. Questa è l'altra porta esterna, sì. LR, questo audio, uscita. Poi qua c'è i pulsanti. Qua c'è la sezione dei pulsanti. E poi qua c'è LCD, eccolo qua. Qua siamo nella zona dell'LCD, ok? Tutto quello che riguarda l'LCD. Quindi, di nuovo, vi ripetono, eccolo qua, questo è il connettore LCD, questo qua sulla destra, e vi ripetono tutte le specifiche tecniche dell'LCD, del connettore LCD dal pin numero 1 al pin numero 34, ok? E allora, abbiamo detto che questi qua sono tutti dati, LCD contrasto, aggiustamento dell'LCD del contrasto, quindi qui vedo più 13 volt, meno 15 volt, quindi tecnicamente magari queste sono le correnti che devono entrare nello schermo per farlo funzionare e magari non ci sono. Quindi andiamo a verificare e qui abbiamo P2 VDD e P2 VSS. Ok, questi dovrebbero essere i test pad, i test point, per andare a vedere se abbiamo più 13 e meno 15 volt. Allora torniamo qua sul banco. Allora andiamo a trovare P2 VDD e P2 VSS. Dove sono? Li vedete? Eccolo qua. P2 VDD. Questo è uno. Se non sbaglio c'era anche COM, giusto? Ricontrolliamo. Sì, c'era anche COM. E questo è quello che va sulla resistenza variabile. Però siamo qui in zona, secondo me. Quindi, COM e... Leggete P2 VSS voi? Da qualche parte? Eccolo qua, P2 VSS. Sì, ma dov'è il coso? Oh! Ah, ho capito. Vedete qua? Zona A. C'è segnata la letterina A. Segnata letterina A. Quindi questa zona qui, eccola qui, ok, è specificata qua sopra perché non avevano lo spazio. Quindi P2 VSS è all'estrema qua a sinistra di questa cornice. Sarà questo allora? Secondo me è questo, P2 VSS. E allora facciamo così. Andiamo di nuovo. Colleghiamo e metto anche il multimetro. Datemi un secondo. Molto bene. Ok, allora adesso andiamo a ricollegare. Lo schermo non ci serve, vogliamo solo verificare le correnti. Andiamo a mettere la nostra massa qui sulla gabbia metallica e ci serve anche il multimetro. Dovrei avere 8 mani per fare questi lavori. Ci mettiamo di nuovo la massa qua su quest'altra gabbia, sperando che faccia contatto, e andiamo su voltaggio. Molto bene. E adesso andiamo a verificare. Allora, batteria più. Ok, si è acceso. Andiamo a controllare qui intanto. Ok, 3,98, va bene, vuol dire che siamo collegati. Allora, andiamo a vedere P2 VDD. Ah, 4 volt. Questo cos'ha? 0,81, non so se sia buono oppure no. E meno 3,77. Secondo voi è corretto, visto che nello schema c'è scritto più 13 e meno 15? No, direi di no. Forse abbiamo trovato il colpevole. Ok? Proviamo con quest'altra scheda qua che
del mio Game Boy. Vediamo cosa succede qua. Che è la stessa, tra l'altro, CPU AGS 30. È uguale a questa, CPU AGS 30. Quindi è perfetta il confronto. Non potevo chiedere di meglio. Allora, questo qui riesco a riconoscerlo, sì, perché come volevo farvi... Ehi, fuoco. Grazie. Allora, come vi avevo detto prima, qui ha preso un po' di umidità o quello che sia ed è un po' corroso, mentre la mia scheda è in perfetto stato, quindi riesco a riconoscerlo per questo motivo qua. O anche per un discorso che qua ci sono le lettere, i numeri stampati così e qua c'è un codice a barre. Allora, torniamo qui, ricolleghiamo. Allora, massa per la corrente, massa per il multimetro, perfetto. E ora, batteria più, si è acceso e andiamo a vedere a 13,6, 1,33 e meno 13,3. Non è meno 15, ma va bene. Quindi vuol dire che sì, abbiamo un problema. Abbiamo un problema lì, in quella zona lì. E allora adesso possiamo andare alla ricerca di che cosa sia questo problema. Allora, da qui, dove va? Boh. Adesso andiamo a vederlo. Allora, schermo PC, andiamo a prendere lo schema. E allora, più 13, meno 15. Dove cavolo vanno? Boh. Andiamo più sotto, questo qua fa qualcosa, li manda fuori? No. Dov'è che c'è più 13 e meno 15? Andiamo a vedere qual è il posto responsabile. Più 13, eccolo qua. LCD BIAS non regolato. Bene. Qua c'è il trasformatore, c'è un piccolo trasformatore, va bene. Ok, allora, questo qua è allora il circuito, appunto, che crea la più 13 e la meno 15. E abbiamo DA1, DA2, che sono due doppio diodi, ok? Sono dei pacchetti doppio diodi con 3 zampine, 3 gambine, dei condensatori, una resistenza. Allora, cosa potrebbe essere? Potrebbe essere che, mi pare un po' strano che entrambe, ma non è detto, ok, può sempre succedere, che magari uno di questi due, su entrambe, perché chiaramente qua c'è più 4 e qua c'è meno 4, facciamo così per chiarirci, potrebbe essere alla fonte che non abbia abbastanza energia per generare più 13 e meno 13, ok, meno 15, oppure in entrambi i casi magari si sono bruciati questi condensatori qui, magari sono in corto parziale e quindi mandano a massa la corrente in più, ok? Facendo risultare non 15 ma 4, quindi sprecano 10 volt. Oppure, cos'è che potrebbe essere? Questo diodo qua, per esempio, questo pacchetto diodi qua, che a questo punto si è rotto e quindi butta tutto a massa direttamente, e quindi un po' passa di qua, però il resto va anche di qua. È un po' strana la situazione, di solito quando si rompono vanno direttamente in cortocircuito e qua non risulterebbe per niente 3-4 volt, anzi 0, perché va tutto a massa a quel punto. I diodi, non ne ho mai visti di diodi parzialmente in cortocircuito. Condensatori sì, alcune volte capita, può capitare, ma diodi no. Oppure può essere questi due condensatori qui che non riescono più a fare il loro lavoro, perché questi sono condensatori di bypass, di filtro per i picchi di corrente che viene fatti dal trasformatore, eccetera, quindi magari anche qua hanno perso la loro capacità e quindi non riescono più poi a portare il segnale di qua e creare il voltaggio corretto. Può essere questa resistenza qua che magari è fuori scala, che non è una cattiva idea. Magari non sono più 200 ohm,
200R sta per resistenza da 200 ohm, sottinteso. Come ho detto, può essere che questo è il valore di resistenza, considerato che qui non abbiamo 13 e neanche qui abbiamo 15, mi viene da pensare che ci sia la fonte che ha qualche problema, quindi magari ha cambiato il valore di resistenza qui, passa meno corrente di qua e quindi va a catena. Oppure cosa può essere? Il trasformatore, che magari si è bruciato o non lo so. Oppure da questa parte qua l'alimentazione del trasformatore che è un po' farlocca e quindi il trasformatore non è in grado di generare la tensione corretta per poi fare tutto sempre a catena. È sempre un discorso a catena, no? Quindi che cosa facciamo? Andiamo a ritroso della catena noi, ok? Andiamo a controllare se ci sono cortocircuiti, se questo qua è in cortocircuito o altro, il valore di resistenza, poi andremo a verificare il trasformatore, gli avvolgimenti del trasformatore se hanno la loro continuità, se sono del valore giusto, eccetera. Se, no, se è tutto giusto, andiamo indietro, andiamo a controllare anche questo condensatore qui che è diretto a massa, magari anche questo è in parziale corto, altrimenti poi andiamo di nuovo a ritroso sempre di più e finché non scopriamo il problema. Bene, allora, cosa facciamo? Prendiamoci nota C46, C45 e andiamo a vedere. Dove sono? Dove sono? Eccoli qua. C46 e C45. E per questioni logiche direi che questi sono i condensatori, questi sono i diodi, R52 eccolo qua, e quindi poi va sotto e dall'altra parte è il trasformatore, sì, questo qua. Questo è il trasformatore, molto bene. Allora, quindi va in linea retta verso l'alto. Andiamo a verificare allora. Multimetro, andiamo in resistenza, ok, andiamo a verificare. Questo percorso qui abbiamo mega ohm, non è in cortocircuito. Questo percorso qui abbiamo 200 kΩ. 200 kΩ non è un parziale cortocircuito, ma considerato che l'altro ha mega ohm e questo ha kilo ohm, adesso andiamo a rivedere perché ha 200. Ah, ecco qua, sì. Perché adesso voi siete ancora nella schermata vecchia, aspettate un attimo, eccolo qua. Perché R9 è una resistenza da 200 kΩ. Quindi chiaramente quando andiamo a prendere i puntali da qua a qua per misurare questo è in parallelo e quindi andiamo a misurare questo. Quindi noi stiamo leggendo la resistenza da 200 kΩ. Quindi va bene, perché non è 0 e niente. Ok, quindi mi fa anche presumere che i diodi in questione, perché come ho detto sono in parallelo, stiano bene. Ok? Ma li andiamo a controllare comunque uno per uno. Li metteremo sulle tre gambine, 1, 3, 3, 2 e andiamo a verificare se sono a posto. E lo stesso qua, 1, 3, 3, 2 e poi andiamo a fare la misurazione. Banco. Allora, 1, 3 mega ohm, 3, 2 mega ohm, 1, 3, 3, 2 e andiamo a verificare con una lettura da questa scheda qua che sappiamo per certo funzionare. Abbiamo letto 14 mega ohm qua e abbiamo, no, overload qua, mi sembrava di averlo visto, sì, anche qua, vero? 26, 27, 28, 29, lui cresce e poi va in overload, quindi ok. E poi questa qua, e abbiamo anche qua molto alta. Andiamo a verificare allora questo anche. E poi mi darà overload perché sì, è un valore troppo grande. Allora, poi questo 2,7 mega ohm, mi sembra di ricordare che fosse proprio quello giusto come valore. No, adesso mi hai cambiato, cosa hai?
Boh, sembra che il mio multimetro voglia scherzare. Adesso mi fa 17. Boh. Andiamo a misurare sotto. Adesso anche questo mi fa 22. Prima me era 2 mega ohm, adesso ne fa 22. Ok, va bene. Non siamo comunque in corto e quindi va bene. Andiamo. Ecco, adesso me lo fa di qua. 2 mega ohm. E adesso 22. Così, da un secondo all'altro. Ok, va bene. Allora, procediamo. Facciamo avanti così, va là. E se non sbaglio, cos'era? C44 e C45? Sì, dovrebbe essere questo qui. Sono quegli filtrini di mezzo che non dovrebbero essere in cortocircuito, e infatti non lo sono, vanno sull'ordine dei mega ohm. Dopo vediamo R52, era da 200 ohm e ci siamo. 200 ohm, lasciate stare lo scarto di 1 ohm, eccetera, perché anche questo metto in continuità le punte, abbiamo 0,6, 0,7, eccetera. Ok, quindi anche questa resistenza è a posto. E procediamo a ritroso. A ritroso che cosa c'era? Il trasformatore. Schema. Allora, trasformatore. Trasformatore abbiamo dal piedino 6 al piedino 8, dal piedino 1 al piedino 4, dal piedino 2 al piedino 3. Il piedino 4 e 3 sono in continuità, perché vedete sono in continuità, ma prima andiamo a misurare questo condensatore qua, per essere sicuri che non abbia problemi. Ok. Banco. E adesso dov'è però? C47 era? C37, C47, che cavolo era? C37. C37. Dov'è C37? E qua attorno non lo vedo. Non vedo condensatori sulla zona. Quindi magari è ancora di qua. Qua nessun condensatore, 39, 37, eccolo qua. Quindi questo qua, come sta? Kilo ohm, mega ohm. Mi sembra che stia bene. Non è in cortocircuito. Ok, allora adesso andiamo a misurare qua. Allora, 1 e 4, 2 e 3. Andiamo a misurare 1, 4, 2, 3, 6, 8. Allora, il piedino numero 1 è segnato da questo triangolino qua. Quindi 1, 2, 3, 4. E abbiamo una resistenza di 0. Giusto? Sì, quasi. 0,5 facciamo, no? 0,4. I trasformatori devono avere continuità specifiche, ok? Per essere funzionanti. Hanno delle resistenze specifiche perché permettono poi a loro il passaggio di corrente e per questioni di elettromagnetismo, eccetera, trasferiscono l'energia da un punto ad un altro, eccetera. Vabbè, ma non sto qui a tecnicizzare. Allora, qui abbiamo 0,9, facciamo? Ok. E poi 2, 3, anche qua 1, 1, 1,1, vediamo. E poi 6 e 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quindi questi due qui. E qui abbiamo 3, 5, 50 mega ohm. Ok, mi sembra un po' stranino, eh. Allora, prendiamo l'altra scheda, che sappiamo essere funzionante.
Andiamo allora a fare il confronto. 1, 4 e abbiamo 1,1, ci sta, da 0,9 a 1,1, ok, più o meno, siamo lì. Poi abbiamo anche qua 1,1, ok, e poi 6 e 8 e abbiamo 7,5 ohm, o per meglio dire togliamo i mezzo ohm di scarto dei miei puntali, abbiamo 7 ohm. Quindi no, chiaramente 50 mega ohm che abbiamo qui, adesso non risulta neanche più misurabile, fantastico, 50 mega ohm che abbiamo qui, si è bruciata, ecco qua, questa qua, molto bene, è un problema diciamo inusuale, se si può dire. Finora non ho mai trovato Game Boy che avessero bisogno di un cambio di un trasformatore. Però, c'è sempre una prima volta, eh. Allora, cosa facciamo? La cambiamo? Facciamo il cambio da questo a questo? E vediamo se poi questa scheda ritorna a funzionare? Proviamo. Un avviso però, quando andate a usare, a voler dissaldare e saldare delle bobine così, perché alla fine sono bobine di rame, ok? Il rame al loro interno è isolato, ok, da una speciale patina, ok, che soffre il calore, non è resistente al calore. Quindi nel momento in cui andate a scaldare la bobina, e la pellicola interna protettiva di isolamento si scioglie e magari mette in contatto la parte sinistra con la parte destra, o insomma tutti gli avvolgimenti che ci sono dentro diventano una parte unica e non va bene, quindi bisogna stare attenti, perché ci ho provato in passato e poi è finita male, e con altre cose chiaramente. Quindi quando si tratta di queste cose è sempre meglio andarsi a procurare lo stagno a bassa fusione. Eccolo qua, questa è pasta, ok, io utilizzo questa che c'è anche il beccuccio che è pratico, ed è stagno bismuto, ok, è quello che fonde a una temperatura di circa 100 gradi, 100-120 gradi, quindi a bassa temperatura, e niente, andiamo con il saldatore a mischiarlo insieme con queste saldature qua, così abbassiamo la temperatura generale di queste saldature, e quindi poi basterà semplicemente un pelo di calore da sotto, che possiamo anche farlo, sotto qui, eccolo qua, non c'è il pulsantino, però a quel punto bastano 100 gradi, capito? Il pulsantino di plastica a 100 gradi non si fonde, però le saldature sì, e poi la bobina se ne viene via. Non scaldate la bobina da sopra, perché come ho detto prima sono sensibili al calore, meglio da sotto, deve scaldarsi la scheda, non la bobina. E tra l'altro è difficile anche maneggiare qua perché c'è il connettore della batteria, c'è il connettore qui delle cartucce, e il saldatore si fa anche fatica, poi c'è anche qua il pulsantino, è un po' difficile, quindi andiamo noi con il saldatore. Questa è una punta troppo grossa, ok, andiamo a prendere la punta, aia, qualcosa mi appunto, vabbè, andiamo a prendere la punta piccola, ok, che allora a questo punto riusciamo ad infilarci bene senza andare a toccare questo, senza andare a toccare questo, eccetera. Allora, spalmiamo un attimino, ne basta poco. Questo è quello della scheda funzionante, ok, dobbiamo tenerne conto. Accendiamo il saldatore, 400 gradi. Questi qua tecnicamente fanno anche tanto fumo come saldatori, cioè come paste, quindi accendiamo anche il nostro, vedete quanto fumo? Ok, passiamo lo stagno qua, lo mischiamo, questo permette di tenere le saldature a temperatura più bassa, ripassiamo, così abbassiamo ancora di più, misceliamo meglio,
Ok, e adesso di qua. Una volta trasferito, chiaramente andrò a misurare le bobine, la resistenza delle varie bobine, per assicurarmi che sia tutto in ordine, che non ci siano cortocircuiti, che non sia successo qualcosa, che la bobina non si sia interrotta o altro di spiacevole. Ok, bene, allora adesso come posso farvelo vedere? È un po' un problema per me. Io proverò a farlo da sopra. Allora, metto l'ugello, questo qua medio, che copre più o meno l'intera area. Ok. Abbasso la temperatura a 220 gradi. Dovrebbe essere sufficiente. Ma sto lontano. Preparo già le pinzette. Non voglio scaldare troppo il trasformatore. Ecco, le saldature cominciano già, si sta muovendo, dai, veloce, ecco fatto, veloce indolore, ai ai ai, scotta, andiamo a raffreddarlo subito con un pad termico, assorbiamo tutto il calore, perché non deve sciogliersi dentro. Ok, dovrebbe andare. Allora, come riferimento, anche qua c'è un suo riferimento. Vedete l'immagine? Il contorno? C'è l'angolino tagliato? Anche qui, angolino tagliato. Questo è il pin numero 1. Quindi la bobina era messa per così. Ok? Quello là è il pin numero 1, vedete, angolino tagliato. Ok. Adesso prendiamo questa qua. Facciamo lo stesso procedimento. Stagno bassa fusione, mischiamo, ripetiamo il processo di prima. Anche se questa bobina qua è bruciata, non ha importanza, e non ha importanza toglierla, anche se si scioglie del tutto eccetera. Il punto è che abbiamo il connettore della batteria, questo connettore qua, quindi dobbiamo preservare gli altri, no? Quindi facciamo procedura identica, perché sennò ci ritroviamo magari senza le altre cose. Poi chiaramente andrò a procurarmi una bobina, un trasformatore. Fortunatamente esistono ancora in commercio, li producono ancora, quindi me ne procuro alcuni, così posso rimpiazzarlo anche sulla mia console, ma per motivi, diciamo, di video almeno vi mostro la cosa, e che la scheda ricomincia a funzionare con tutti i voltaggi, con tutte le altre cose, e che non è una cosa del tipo ho cambiato la scheda e adesso funziona tutto, che magari potrebbe venire qualcuno e dire ah no, hai fatto un video falso. Spero non mi capiti mai. Io cerco di essere più genuino possibile. Alcune volte mi tocca tagliare, editare eccetera, perché i video vengono molto lunghi, ma parlo sempre di cose abbastanza tecniche, lunghe, e quindi difficili anche da spiegare in 2 parole, no? Ecco. Almeno spero che tutti quanti impariate qualcosa.
da quello che vi mostro. Allora, aria calda, sempre da lontano, sempre in movimento. Ci siamo quasi. Ecco fatto. Allora, questa è quella bruciata. E adesso facciamo una semplice pulizia. Ok, e risaldiamo quello nuovo. Quello funzionante. Però puliamo prima la scheda dalle saldature, perché le saldature non possono essere fatte con questa tipologia di stagno. Va bene usarlo per dissaldare, ma non per saldare, è troppo fragile, si sbriciola molto facilmente, quindi va tolto e sostituito con il normale stagno al piombo. Molto bene. Adesso mettiamo la nuova bobina, rispettiamo l'angolino, quindi questo verso qui, molto bene, però puliamo anche le gambine qua perché c'è ancora quello stagno lì. Flussante, facciamo veloce, sempre stesso motivo, meno si scalda meglio è. È anche difficile perché non sta ferma. Ok, giriamo l'altro lato. Ok, dovrebbe andare. Allora, angolino, eccolo lì. Eccoci qua. Adesso prendiamo il nostro saldatore, un po' di stagno e li andiamo a saldare zampina per zampina. Ok, ora non dobbiamo fare altro che verificare con il nostro multimetro se le bobine sono ancora intatte e non si toccano fra di loro. Allora, 1,4, diamo 1,1, sì, 1,3, quello che sia. Dopo 2,3, anche qui siamo lì. Proviamo 1 con 2, è in continuità perché qui c'è la 1 e 2, ok, quindi dobbiamo fare tipo 2 e 4, ecco. No, perché lo stesso è come se io misurassi 1 e 4, e se io misurassi 1 e 3 lo stesso mi viene fuori 1 4 di qua, però il 3 è continuo a questo, quindi viene fuori lo stesso. Qua non posso misurare un cavolo, insomma, e non in questa maniera qua. Dovrei togliere la cosa, oppure tagliare il circuito qui e tagliare il circuito qui e verificare le due cose. Vabbè, ok, proviamo 6. Ok, la bobina sta ancora bene qua, quindi ci sono 7 ohm. Controlliamo da qui a qui. 22 kOhm, eccetera. Sì. E qua? Idem. Non cambia un beato piffero perché, come ho detto prima, 1 e 2 e 3 e 4 praticamente sono in parallelo. Vediamo qua.
Mega home. Qua. Mega home, non c'entro niente. Ok, vediamo se funziona. Al massimo esplode tutto. Spero di no. Io spero di no. Va bene, allora mettiamo sullo schermo. Ok. Multimetro. No, che multimetro? Alimentatore da banco. Prendiamo la massa qui. Ok. Funzionerà o non funzionerà? 3, 2, 1. Sì. Ora c'è una bella immagine. E aspettate. Proviamo a vedere senza... Ecco. Retroilluminazione. Senza retroilluminazione. L'immagine rimane lì, bella nitida. Ottimo. Andiamo a verificare. Andiamo a verificare i voltaggi. Andiamo a verificare i voltaggi. Vediamo se sono tornati a posto. Se abbiamo 13 volt e... Aia. Si è staccata la cosa. Allora, togliamo lo schermo che adesso non ci serve per mostrare la cosa. I voltaggi. Ok. Dov'è che erano? Eccoli lì. Quindi... Allora. Positiva batteria più, eccolo qua. Il LED si è acceso. Ma non siamo ancora in resistenza qui. Andiamo in voltaggio sul multimetro. Allora, riprendiamo. Batteria più. Qui che voltaggio abbiamo? 13 volt. E qui? Meno 13 volt. Quindi sì. Si era bruciata la bobina. Perché succede? Boh. Questo non ve lo so dire. È un caso piuttosto strano, se devo dire. Magari a causa della corrosione? Può essere. È stata in un ambiente umido, si vede, perché la scheda, alla fine, vedete qua, guardate qua, che buco. Mentre la mia scheda, vedete, non ha nessun buco. Si vede il confronto? Sì, dovrebbe vedersi. Qui c'è letteralmente un buco. Ci vado dentro con la pinzetta, va che roba. Qui non c'è. Quindi qui c'è una bella quantità di corrosione che evidentemente magari è stato in un posto umido, un ambiente umido. Aspettate che spengo l'estrattore che non serve più. È stato in un ambiente umido e quant'altro, infatti qui ho dovuto rifare delle saldature perché c'erano dei punti corrosi. C'erano dei punti corrosi anche qui, mi pareva, vicino qui, che è appunto vicino anche qui. Magari ha preso un po' di umidità, eccetera, e ha corroso all'interno l'avvolgimento. Può essere. C'è la corrosione anche qui, quindi ecco, insomma. Tutto può essere, ragazzi. E sono contento di aver trovato anche questo problema, che magari non c'era nessuno che ha fatto un video. Ok, torniamo su con la visuale. Molto bene. E basta. Finisco qui, voilà. Che non serve che faccio altro alla fine. La scheda adesso funziona, il Game Boy funziona. Riproviamo l'ultimo secondo. Ma tanto avete già visto. Vi attacco. Allora, spegniamo anche qua. Così si vede meglio la retroilluminazione. Ho ricevuto anche, sembra in regalo, questa cartuccia qua, quindi anonima per di più. La inseriamo? Sì. Vediamo se parte il gioco. Vediamo cosa succede. Ok, andiamo a dargli batteria. Andiamo a dargli corrente. Ok, funziona, però non
la schedina non molto bene. Vediamo. Ecco. Adesso c'è? Ah, mi fa schermo bianco. Proviamo di nuovo. Anzi, sapete cosa? Faccio così. Aumento un attimo. Qua. Lo metto più qui. E gli do una passatina qui. Con Principe di Persia. Prince of Persia. Ok. Gli do un po' di alcol. Oh wow, bello sporco era. Oh signore. Sarebbe stato... È già tanto che sia riuscito a riconoscerla la cartuccia allora. C'aveva un onto incredibile. Più o meno, dai, ok. Adesso va un po' meglio. Vediamo se parte. Allora, un bel click. Ok, batteria. Logo Nintendo. L'audio non c'è perché chiaramente non c'è la cassa. Oh, guardate qua. Prince of Persia, le sabbie del tempo. Bello, bello. Ottimo. Che dite? Fantastico. Va bene, dai. Ok, ora è veramente finita. Lasciate un like, iscrivetevi, commentate, fate un po' quello che volete. Se avete bisogno di qualche cosa, io sono qui. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.